Cari amici di Pronto e Servito, bentornati, io sono Angelo e oggi prepareremo insieme gli anelletti al forno palermitani. Quindi rimanete con me che iniziamo subito a prepararli. Ma prima di iniziare, come sempre vi ricordo che se non siete ancora iscritti al canale potete farlo adesso schiacciando il pulsante giù iscriviti e la campanellina per rimanere sempre aggiornati sulle prossime ricette. E adesso possiamo iniziare. In una casseruola inseriamo un po' di olio extravergine di oliva e mettiamo a soffriggere un trito preparato con una costa di sedano, una cipolla, una carota e uno spicchio d'aglio. Dopo averlo fatto soffriggere qualche minuto possiamo aggiungere la carne, 600 g di carne macinata mista. Quando la carne risulterà cotta possiamo aggiungere mezzo bicchiere di vino rosso e lasciamo cuocere finché tutto il vino non si sia evaporato. Quando il vino sarà evaporato possiamo aggiungere circa 180 g di piselli e mandiamo avanti la cottura per altri 10 minuti. Ora aggiungo la passata di pomodoro. Ce ne occorrerà circa 1,5 litri. Inserisco anche 150 g di concentrato di pomodoro. Aggiustiamo poi di sale e aggiungiamo un po' di pepe. Per togliere l'acidità del pomodoro mettiamo anche un cucchiaino di zucchero e infine qualche foglia di basilico. Adesso abbassiamo la fiamma e facciamo cuocere per circa 60 minuti. Nel frattempo, in acqua leggermente salata mettiamo a cuocere la pasta. La dobbiamo fare cuocere solo qualche minuto perché ci servirà molto al dente. La cottura la terminerà nel forno. Scolata la pasta al dente, aggiungiamo 3 cucchiai di parmigiano o caciocavallo. Dopodiché inserisco 2 mestoli di ragù e do una bella mescolata. Adesso prendiamo una teglia con cerniera, la ungiamo e diamo una spolverata di pangrattato. Aggiungo poi delle melenzane tagliate a cubetti e fritte. Ora ci occorreranno delle melenzane tagliate a fette e fritte. In totale per questo piatto ho utilizzato 2 melenzane. Una l'ho utilizzata per farla a fettine e altre invece le ho utilizzate per tagliarle a cubetti e metterle all'interno della pasta. Adesso inseriamo un primo strato di pasta. Inserisco poi un po' di prosciutto cotto, un po' di mozzarella e un po' di uova sode. Mettiamo ora un altro strato di pasta. E ripetiamo lo stesso procedimento di prima. Questa volta, prima di aggiungere l'ultimo strato di pasta, aggiungo un mestolo di ragù. Per terminare aggiungiamo un bel strato di pangrattato. E adesso siamo pronti per infornare con forno statico 200 gradi per circa 30 minuti. E una volta sfornati i nostri anelletti palermitani sono pronti per essere gustati. Pronto e servito! Grazie per aver guardato questo video fino alla fine. Se non sei iscritto al canale, prendi in considerazione l'idea di farlo. E adesso ti lascio ai prossimi video.